La pappa al pomodoro è un trionfo di quella cucina toscana povera ma genuina che ci piace da morire. E adesso vediamo insieme come si fa a prepararla. Per prima cosa prendiamo 2 cipolle grandi o 3 cipolle se sono un pochino più piccole come questa. Spelliamo le cipolle e tagliamole abbastanza finemente. Ok, ho finito di affettare la cipolla, adesso prendiamo un tegame bello grande, abbondante olio di oliva e poi dentro la cipolla. Mentre lasciamo stufare la cipolla, ho portato dell'acqua a bollire che mi serve per spellare i pomodori. Ho preso qui dei pomodori ramati, li faccio una X sopra e poi ciascun pomodoro lo metto circa un minuto in acqua per levargli la pelle. Dopo poco possiamo già levare i pomodori e spellarli. La cipolla mi sembra che sia arrivata a buon punto di cottura, si è imbiondita. A questo punto ho qui tutti i miei pomodori spellati e li taglio abbastanza in maniera grossolana, tanto poi si dovranno disfare in pentola. Vado ad aggiungerli alla pentola, saliamo, poi aggiungiamo un po' di basilico spezzettato con le mani, mescoliamo ancora e lasciamo cuocere il pomodoro un 15-20 minuti. Ingrediente fondamentale della pappa al pomodoro ovviamente è il pane avanzato. Qui ho 2 pezzi di pane vecchi, sono anche dei pani diversi e adesso andiamo a tagliarli prima a fette e poi a striscioline, sperando di riuscirci perché appunto è pane un po' vecchio. Non dobbiamo preoccuparci della crosta perché tanto poi l'acqua l'ammorbidirà. E a proposito di acqua, su quest'altro fornello ho messo 1 litro di brodo che ci servirà tra pochissimo. Ma come vedi il pomodoro è rimasto a pezzi un po' grandi, può anche andare bene così, ma se lo preferisci un pochino più fine, e io lo preferisco, si può dare qualche colpo di mini pinner. Ecco, basta così, senza esagerare. Prepariamo la nostra pappa al pomodoro. Verso il litro di brodo direttamente nella pappa e poi tutto il pane. Così. All'inizio la parte liquida sembrerà eccessiva, ma via via che il pane si disfa e assorbirà la parte liquida, verrà una pappa al pomodoro assolutamente perfetta. Aspettiamo che torni a bollore, poi 5 minuti e poi lasceremo riposare per un'ora, che sarà anche il tempo giusto per farla raffreddare. Passati 5-10 minuti la pappa al pomodoro è in queste condizioni. Ha soltanto bisogno di una cosa, aspettare. Adesso spengiamo il fuoco, mettiamo un coperchio e fra un'ora sarà pronta, non ci sarà nemmeno bisogno di riscaldarla perché la pappa al pomodoro è buona calda, è buona fredda, ma soprattutto è buona tiepida. Passato il tempo di riposo è il momento di assaggiare. Serviamoci qualche cucchiaiata e sentiamo com'è venuta, ma prima un generoso giro di olio d'oliva. Perché sulla pappa al pomodoro l'olio d'oliva non è un condimento, è un ingrediente fondamentale. Assaggiamo. Spettacolo. Ragazzi, le cose più semplici a volte sono le più buone. Questa pappa al pomodoro è la fine del mondo.